Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche spirituali per la prima metà del 2024. Abbiamo l'imperatore, amici dell'Ariete. Quando c'è la carta dell'imperatore si parla sempre di un qualche cosa che è stabile, che è continuativo, che è duraturo nel lungo periodo. Potrebbe anche far riferimento a delle regole, a una certa rigidità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ricordarvi anche che usciranno prossimamente una lettura dedicata all'amore e agli affetti e un'altra lettura dedicata al lavoro e economia. Ok, partiamo subito con un 4 di coppe. Abbiamo la regina di coppe, un asso di bastoni, un 9 di bastoni, sei di coppe, fante di pentacoli e 2 di coppe. Mm. Dunque ragazzi, partiamo da questo 4 di coppe. 4 di coppe di solito è la carta che parla della cecità, di qualcuno che non riesce o non vuole certe volte vedere, guardarsi intorno, vedere altri lati della situazione. E poi abbiamo questa regina di coppe. Allora, siccome la regina di coppe fa anche riferimento molte volte alla madre, a quelli che sono i sentimenti puliti, puri che una madre prova nei confronti del bambino, io qui ho come l'idea che sarà un po' quello che dovrete andare a lavorare. Un po' sarà la connessione con voi stessi, proprio al fine di trovare una stabilità interna, e un po' sarà questa, diciamo, connessione verso gli altri. È come se aveste bisogno di lavorare sul vostro lato empatico, diciamo. E poi abbiamo anche però questo asso di denari che è un dono, è un nuovo inizio, è una sorta di possibilità che vi viene offerta di ricominciare, di iniziare qualche cos'altro di concreto, quello che prima qui non si vedeva, qui si può iniziare. Abbiamo poi però anche il 9 di bastoni ed è come una sorta di consiglio sul lavorare le vostre barriere, sull'imparare a dire di no. Tenete presente che l'imperatore è colui che si crea le proprie regole. Si è creato un impero lavorando duro, anche imparando a proteggere il proprio territorio, che è quello che vi dicono qui. Ma andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di coppe. Allora abbiamo un 9 di denari e un 8 di coppe. Voglio andare a vedere anche la regina. Abbiamo la morte,
e asso di coppe. Qui l'attitudine che bisogna andare a lavorare, ragazzi, è lo stare fermi, aspettando che qualcun altro si muova. Cioè, se non riuscite nelle situazioni nel prossimo semestre a vedere, diciamo, al di là del vostro naso, o non riuscite a vedere determinate vie di uscita, o è come se vi sentiste un po' incastrati, e qui vi dicono chiaramente che è ora di allontanarsi dalla dipendenza, prima di tutto economica, quindi è un po' come se vi dicessero cercate la vostra indipendenza. Ma poi il 9 di Pentacoli è una carta che parla di amor proprio. Quindi è ora di iniziare a darsi il giusto valore. E ho anche la sensazione che qualcuno vorrebbe allontanarsi ehm, da una situazione o da una relazione, ma c'è qualche... è come se non vedeste dove andare. Come se sì, avete capito che quello che avete vissuto, quello che state vivendo, che c'è comunque una dinamica da interrompere, da guarire, ma è come se vi diceste, ok, adesso che ho rotto la dinamica, che cosa faccio? È un po' quello il senso di questo gruppo di carte. La regina di coppe. Allora, la regina di coppe è spiegata dalla morte da un asso di coppe. Qui ho come la sensazione che dobbiate proprio lasciare indietro certi tipi di attitudini, certi tipi di... Allora, può voler dire due cose. La prima è di tagliare con questo atteggiamento da madre, quindi essere sempre troppo disponibili, togliere le castagne dal fuoco agli altri, risolvere i problemi per gli altri, occuparsi, di sostenere gli altri a livello emotivo. Oppure se tendete a non farlo, può essere proprio un invito a farlo, cioè quindi a diventare più amorevoli, più disponibili. Sta di fatto che c'è la morte, quindi qualche cosa bisogna tagliare o sì, ma ho la sensazione che sia collegato a questo 9 di pentacoli al contrario, agli atteggiamenti di dipendenza, agli atteggiamenti di... ehm, che per qualcuno può essere il lavoro, però lo andremo poi a vedere nelle stese del lavoro quello. Però sono proprio... è come un tagliare con lo scarso amor proprio. Rendetevi conto, vi dovrete rendere conto, avrete la possibilità di rendervi conto di quanto amore, quanto affetto, di quanto potete dare. Però è anche giusto imparare a dare, nel senso capire a chi poter dare e quanto poter dare, perché si rischia poi di perdere troppa energia, di non avere più energia per se stessi. Andiamo a vedere l'asso di denari. Di nuovo, regina di coppe e 4 di bastoni. È come se vi dicessero che nel prossimo periodo diventerete più concreti. In effetti qui abbiamo l'imperatore. O perlomeno è un invito a cercare di essere più concreti, a cercare di trovare la vostra stabilità interna indipendentemente da quello che succede fuori. Vi dico, potrebbe arrivare proprio un dono. Dono può essere un dono psichico, considerando che è una lettura di tipo energetico, di tipo spirituale. Quindi i doni psichici sono chiaroveggenza, chiaraudienza, chiarolfatto, ehm, la chiarosentenza, credo che si dica. Ne manca uno. Sono 5. Esattamente come i 5, scusate, i 5 sensi fisici, ci sono 5 sensi psichici che vengono poi tutti racchiusi come quello che è il sesto senso, quella sensazione che si ha. Comunque, qualche tipo di dono. ehm, Ah, ragazzi, scusate, qui bisogna tagliare con qualche cosa che chiude il cuore. Perché? Perché è proprio quello che dovete imparare.
Qui si tratta di trovare la stabilità, di mettervi al servizio, mi viene da dire. Perché? Perché la regina di coppe è la classica madre che è lì per tutti, che sostiene tutti, che abbraccia, che conforta, che scalda il cuore. E qui ho come la sensazione che potrebbe proprio essere anche una nuova attitudine che magari vi potrebbe dare una possibilità di scappatoia dal lavoro, però la nuova attitudine è proprio quella di dare amore agli altri, di trovare una vostra stabilità e concretezza nel dare agli altri. Vi dico, c'è comunque da imparare a mettere delle barriere perché il rischio poi è quello di perdere energia, come vi dicevo. Dare, 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 dare troppo agli altri e non dare a se stessi. Però è proprio quello, secondo me, il bilanciamento. È come un trovare un certo tipo di stabilità con la vostra parte emotiva. Lavorare quello che è il secondo e il quarto chakra. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 3 di coppe e di nuovo asso di denari. Allora, devo dire che sono carte belle comunque perché di nuovo abbiamo un asso di denari, quindi si parla di un nuovo inizio, ma anche qui è come un mettere a terra, è un concretizzare, è un far diventare materiali, concreti, quelli che sono le barriere, le staccionate. Ragazzi, può anche parlare proprio di mettere delle barriere fisiche tra voi e gli altri, tipo quando siete in ufficio mettere proprio come delle piante o delle barriere anche visive, questo anche può servire. Se no, le classiche barriere energetiche, vi consiglio come sempre i quarzi neri per la protezione a livello energetico, quindi ossidiana, turmalina nera, onice nero, le matite nì, però se avete quella in casa va benissimo. Ok, andiamo a vedere questo 6 di coppe. Fante di bastoni, stella e cavaliere di spade. Allora ragazzi, devo dire che tutta è per quello che dovrete fare sarà trovare la vostra stabilità e la vostra concretezza, perché tutta questa emotività vi porta a essere un po' impulsivi, ehm, vi porta a essere ingenui. È come se, infatti, poi qui avete il fante di pentacoli che vi consiglia di mettervi proprio letteralmente a tavolino e di fare una lista, un'analisi dei pro e dei contro di tutta questa situazione. Se avete dei nuovi sogni, se avete degli obiettivi, va bene andare con determinazione, ma appunto cercate di non essere troppo ingenui. Cioè, vi faccio un esempio. Allora, avete fatto i baristi fino a ieri e di punto in bianco riscoprite il sogno nel cassetto di quando eravate piccoli di fare il gelato, ipotesi, e quindi aprite il negozio senza fare un corso su come si fa il gelato. Ok, è un po' quello. Magari avete un sacco di buone intenzioni, magari guardate video, magari state in piedi fino a tardi, avete investito tanti soldi per fare un bel negozio che sia accogliente, carino, caldo. Ci sono tutti i presupposti, ma quello che manca è l'esperienza, quello che manca è qualcuno di più, tra virgolette, anziano, di più saggio, di più, che abbia sviluppato più maestria di voi, che vi insegni i trucchi. Quindi è un po' come, ok, imparate a maneggiare la materia. Andiamo a vederlo. Questo fante di denari, 10 di spade e 9 di coppe. Sì, guardate, per qualcuno non è proprio una lista tra pro e contro, ma potrebbe proprio essere un fatevi bene i conti. Perché adesso lo vedremo poi nell'ultima lettura, quella del lavoro e dell'economia, però qui ho l'idea che ci sia qualche cosa anche a livello economico, perché qui abbiamo o una dipendenza a livello di lavoro dipendente o una dipendenza
di amor, cioè come vi posso dire, per basso amor proprio, quindi anche se siete autonomi, quasi automaticamente vuol dire che prendete meno di quello che valete, perché chi ha una bassa autostima tendenzialmente fa fatica a farsi pagare il giusto, chiede sempre meno. Però comunque, al di là di questo, ci sono due carte, due assi di denari. Quindi è come se o vi steste aspettando un dono o insomma è un aiuto, un nuovo inizio, una nuova possibilità, può anche essere un aiuto economico per iniziare un nuovo tipo di progetto. Perché qui comunque ho 1, 2, 3 assi per adesso. È come se dovesse esserci un cambio a livello concreto di tutto quello che è il vostro modo di vivere la vita. Però è un cambio prima che succede nell'interno e poi si manifesta nell'esterno. Prima è un po' come, ok, imparo a maneggiare le mie emozioni, imparo a dare un ordine alle mie emozioni, taglio con quello che non mi serve, imparo a regolare la mia energia, quello che do fuori, l'amore che do fuori e l'amore che do dentro, perché qui ne state dando troppo fuori, in modo da poter iniziare in modo concreto a trovare una mia stabilità. Però ecco, c'è ancora da imparare o a far di conto, nel senso a mettere in conto tutte quante le spese che ci sono per X progetti, piuttosto che se è una scelta importante quella che dovete effettuare, o semplicemente se è un'autoanalisi, va molto bene, almeno per me funziona molto bene, fare la lista dei pro e i contro. Vedo nuovi obiettivi comunque, ragazzi. Cercate di sognare meno e portare di più a terra ed essere più pratici, perché è un po' quello il senso. Giustamente dovete trovare la concretezza, la stabilità. Vi dirò, ho anche l'idea che per qualcuno faccia riferimento a una casa, a un luogo dove vivere. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Fante di pentacoli nuovamente e 2 di spade. Allora, devo dire che il 2 di coppe parla di trovare un punto di incontro. Allora, tecnicamente è una carta di incontro a 2, ma siccome questa è una stesa spirituale, la leggerò come fosse un'energia, ok? Quindi parla di trovare un punto di incontro, parla di valutare, perché poi avete appunto la stessa carta, quindi è un punto di incontro tra quello che è quello che volete dare agli altri e quello che volete dare, quello che dovete, quello che avete bisogno di dare a voi stessi. Un punto di incontro potrebbe essere tra quello che è il vostro sogno e quello che è la realtà dei fatti, quello che fisicamente voi potete fare con la materia, con i soldi che avete in mano. Vi dico, se avete qualche cambio in testa e vi fate un po', qui non vedo tanto, ma magari, beh, c'è un 10 di spade e un 2 di spade, vabbè. Comunque, e c'è qualche cosa che vi spaventa, magari dite, ma io avrei bisogno di quella dell'attrezzatura A, dell'attrezzatura B, C, D, e non ho tutti i soldi ehm, per investire appunto. Quello che vi consiglio io è cominciate con quello che avete. Primo perché non sapete se la cosa funziona e quindi non ha molto senso fare un investimento senza aver magari fatto una minuziosa indagine di mercato. Quindi iniziate da quello che avete, poi man mano che il lavoro si sviluppa, vedete anche che tipo di tendenza prende e quindi capite se vi serve di più l'attrezzo A, l'attrezzo B o l'attrezzo C, in modo da selezionare l'investimento da fare. Perché se cominciate a dire, ah mi manca questo, mi manca quello, mi manca quell'altro, vi fate soffocare e non cominciate più, non cominciate mai. Invece iniziate poco, un mattone alla volta si mette per fare le case. Quindi cominciate con una cosa, poi anche qui, se fosse un analizzo me stesso o me stessa in tutti i lati della mia vita, no? Un lato a settimana, ipotesi, analizzatene uno alla volta, cercate di capire qual è il lato della vostra vita dove avete più sali e scendi emotivi, quello dove avete bisogno di radicare, il lato della vostra vita dove magari siete più bravi, dove avete dei talenti, dei doni, insomma.
perché qui un sogno nuovo c'è, ma è da pulire, è ancora un po' troppo ingenuo come sogno, c'è da radicarlo un po'. E se fosse un cambio di vita, ragazzi, vi dico che ce la farete, riuscirete a trovare un punto di incontro tra quello che vorreste fare e quello che potete fare. Si tratta anche appunto di non sprecare l'energia, di non disperdere l'energia dando troppo agli altri. Mettete delle barriere in modo da potervi anche concentrare sul vostro. Però sono comunque carte positive, eh. Arriva la stabilità, arriva la... Tenete presente che il 2 di coppe è una carta di equilibrio e qui abbiamo un 4, un imperatore, una carta di stabilità e anche qui c'è un 4 di bastoni. Quindi è l'energia del prossimo periodo. Si va verso quello che è una stabilità, una concretezza, una anche maggior abbondanza economica, perché comunque la carta dell'imperatore è una carta di abbondanza finanziaria, materiale. È ricco. Si è creato la sua ricchezza, ok? Nessuno gliel'ha regalata. Se l'è costruita con il tempo, con il duro lavoro, però è sua, è stabile. Vabbè, ok, volevo andare a vedere ancora un oracolo. Carta numero 21, Arcangelo Zadkiel. E qui, ragazzi, parla di tutto quello che sento collegato con la Regina di Coppe, di autoaccettazione, di compassione, di perdono, di empatia, di abbracciare gli altri, di... È come quando c'è da accettare qualcuno o noi stessi, quello che dovete dire è un po' quello che avevo detto anche prima. Questo è quello che c'è. Da lì si parte, ok? È inutile alla fine girare troppe volte il cervello sul perché ha fatto questo, perché ha fatto quell'altro, perché ha detto così, perché ha detto cos'ha, perché proprio a me. Alle volte bisogna solo veramente accettare, ragazzi. Anche se qui parla di auto-accettazione, ok? Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Lo vedo una crescita in solidità, diciamo così, in concretezza, in abbondanza economica anche. Però per avere l'abbondanza economica di denaro bisogna prima vivere un'abbondanza interna, dovete rendervi conto di quanto siete abbondanti voi, ok? Va bene, detto questo, io spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro un inizio 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!